Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi vi porto in recensione il TCL 40 Next Paper 5G. E voi mi direte, Lorenzo, ma ci hai già portato il TCL 40 Next Paper? Sì, ma questa è la versione 5G, è una versione diversa da quello che vi avevo portato in recensione e quello che avevo fatto la recensione per una settimana di utilizzo. Allora, innanzitutto facciamo un piccolo riassunto. Ha sempre il paper display, quindi un display molto particolare, antiriflesso e anche che sembra quasi di toccare un foglio di carta. Abbiamo comunque 256 GB di memoria interna e in questo caso 6 GB di RAM, non 8 come avevamo nel 40, normalissimo. Abbiamo un display da 6 pollici e 6, contro prima avevamo un display da 6 pollici e 78. Nel 40 Next Paper, non 5G nella versione classica, avevamo anche un display Full HD Plus, mentre adesso abbiamo un display HD Plus. Sempre la fotocamera da 50 megapixel, quella principale. Quella anteriore però abbiamo una fotocamera da 8 megapixel, mentre prima avevamo un 32 megapixel. Comunque adesso ve lo faccio vedere. E magari vi faccio vedere anche il 40 Next Paper classico. Allora, beh, ve lo faccio vedere già che vediamo le differenze estetiche. Questo è il 40 Next Paper non 5G e questo è il 40 Next Paper 5G. Allora, qua era scivoloso e aveva le fotocamere fatte con un doppio cerchio, come vedete qui. Mentre qui abbiamo la fotocamera 50 megapixel, la grandangolare e anche la fotocamera per il macro. Vedete che già la differenza c'è questo, adesso vi faccio vedere magari così, vedete questo spessore qua nel 40 normale, nel 5G l'hanno lisciato. Però anche il materiale è diverso, è un materiale antiscivolo, secondo me non serve neanche la cover, ed è un materiale veramente bello. Mi ricorda moltissimo, non so se vi ricordate, il Wiko Uffil, che aveva proprio questo materiale qui antiscivolo e che non lascia di sicuro in impronte, perché guardate, non ha nessun problema. Bene, allora i display si presentano così, ecco qua, vedete? Sempre antiriflesso, non so se lo vedete, non fa nessun riflesso e abbiamo sempre la modalità Next Paper appunto per mettere tipo libro, se andiamo a leggere dei libri, eccetera. Bene, le altre differenze fra il modello precedente, che è questo, ma che è ancora in gamma, cioè sono proprio due modelli diversi con due cose diverse. Allora, qui abbiamo un prodotto che adesso è in offerta a 169 euro contro i 199 euro. Abbiamo allora 6 GB di RAM contro 8, 6 più 6 contro 8 più 8. La fotocamera resta uguale. Andiamo a perdere i doppi altoparlanti, che in questo caso non ha doppi altoparlanti stereo, che aveva questo, che era veramente una potenza. E cambiano anche i processori. Sono sempre dei processori MediaTek, ma nel caso del 5G, avendo il 5G, abbiamo anche un processore più potente, che è il MediaTek Dimensity 6020. Un buon processore che fa quello che deve fare. Possiamo anche giocare con i videogiochi e appunto, visto che abbiamo un display che non stancano gli occhi, questo va benissimo. Avevo già provato il MediaTek Helio di questo e andava già bene, avevamo provato vari giochi, in caso date a vedervi la recensione che avevo fatto, veramente un bel prodotto. Bene, allora togliamo il confronto e andiamo a vedere il nostro prodotto. Allora abbiamo sempre qui sul tasto di accensione, che vedete qui, il rilevamento delle impronte digitali, quindi qua possiamo mettere l'impronta digitale come avevamo anche sull'altro. Vedete il display come è fatto? È veramente carino perché così non ho i riflessi e non stanca gli occhi, perché comunque ho anche l'antiriflesso per la luce blu. Vado sulle impostazioni e posso andare a mettere appunto il display, qui Next Vision, e qua posso andare a regolarmi il display come voglio. Modalità lettura, modalità occhi sani, modalità display più scuro, modalità display luce solare. Ho tante funzioni dedicate proprio per il display. E abbiamo anche, vabbè, il Thermaldark, Next Paper, eccolo qua. Carta colorata o carta inchiostro. Posso andare a selezionare attivo. Guardate come cambia. Sembra una carta.
una carta dove posso disegnare. Non so se riuscite a capire. Adesso se io vado, dovrebbe essere almeno sull'altro, c'era anche qui, ecco, colorata, esatto. Adesso provo a mettere bianco e nero, proprio come se devo leggermi un libro, posso mettere la modalità disattivata, carta inchiostro. Ecco. Attiviamo, ecco qui. Operazione completata. E adesso vedrete che cambia ancora. Eccolo qua. Abbiamo, come avete visto sopra, ci danno anche in omaggio 60 giorni per guardare e scaricarmi giù i libri. E quindi possiamo metterla direttamente qui. Questo è il display, bianco e nero, quella batteria dura di sicuro di più, però vedete che non stanca, e se mi interessa vedermi il giornale, un libro, leggermi un libro o qualsiasi annuncio, posso andare tranquillamente a mettere questa modalità qua, che è anche semplice da trovare, basta premere qua. Ecco. Allora, andiamo a vedere un po' di caratteristiche che abbiamo. Comunque TCL garantisce che c'è l'aggiornamento del software da parte di TCL. In questo caso qua abbiamo aggiornamento, è già aggiornato, bene, e info sul telefono, eccolo qua, vedete, processore Dimensity 6020, una batteria da 5000 mAh, il modello sarebbe T771K, versione Android 13, ma si aggiornerà anche al 14. Fotocamera anteriore da 8 megapixel, posteriore 50 più 2 più 2, 256 GB di memoria, 6 più 6 di RAM. Il display un 720 x 1612. Allora, molto fino perché sono 9 mm, bella questa colorazione, questo materiale qua veramente fantastico secondo me. È un ottimo prodotto. Che dire altro? Il telefono va bene, si sente bene, la fotocamera buona, discreta, non è niente di eccezionale, però neanche da buttare via. La particolarità di questo prodotto è il suo display, che è fantastico perché avere un display così antiriflesso e poi anche il materiale antiscivolo così veramente ben fatto. Bene signori, io penso che quello che dovevo dirvi ve l'ho detto. Se la recensione vi è piaciuta mettete un bel like, iscrivetevi al mio canale che è sempre gratuito e attivate le tasse notifiche. Grazie a tutti e arrivederci.